Salve a tutti ragazzi e bentornati per ora sul canale. So che molti di voi saranno qui per avere aggiornamenti per quanto riguarda tutta l'altra brutta storia, ma purtroppo non li troverete all'interno di questo video in particolare. Come vi avevo già detto, finché YouTube me lo permetterà, io vorrei continuare a portare i miei soliti contenuti, quelli per cui si è creata una community dietro al canale. Vorrei tanto dirvi tutto quello che mi passa per la testa, rispondere a tutti, ma purtroppo ragazzi ve l'ho già spiegato, devo stare attento a quello che dico e come lo dico. Non è una cosa che mi piace, va contro la mia natura, ma in questi casi me tocca fa così. Abbiate come me un po' di pazienza, io nel mio piccolo, come potrò darvi aggiornamenti che mi sarà consentito, vi farò sapere quello che posso. Torniamo adesso al video, perché andiamo a scoprire forse un aggeggino abbastanza particolare che non in molti conoscono in realtà. E proprio come un paio di settimane fa abbiamo fatto con Mortal Kombat, dobbiamo tornare ad inizi anni 90. Quando un certo Game Boy di casa Nintendo la stava facendo da padrona per tutto quello che riguarda il settore delle console portatili, ma dall'Oriente stava arrivando a rompergli le uova una consolina molto particolare. Siamo ad inizi anni 90 e dovunque andiamo ci ritroviamo circondati da ragazzini che vanno in giro con il loro Game Boy, questa scatoletta portatile monocromatica che in pochissimo tempo, complice anche l'uscita in bundle con uno dei titoli più giocati della storia, ovvero Tetris, si è guadagnata la supremazia quasi totale. Diciamo che è stato lui stesso ad aprire il mercato delle console portatili, perché fino a quel momento eravamo abituati ai Game & Watch o pochissimi dispositivi elettronici che avevano la possibilità di cambiare la cartuccia, ma il Game Boy fu il primo ad investire seriamente su un display dot matrix a pixel che apriva tantissime strade a livello di programmazione e che quindi gli ha permesso di avere un parco titoli così ampio. Ovviamente parte un mercato del genere, è ovvio che arriva la concorrenza e le case che... Giustamente, mi scusi, non ho tempo adesso di giocare, dovrei fare il video storia. Le case che cercarono di contrastare questa egemonia della Nintendo in questo settore furono la NEC con il suo PC Engine GT, l'Atari con l'Atari Lynx e la Sega con il suo Game Gear. Abbiamo già parlato della storia di quest'ultimo, se volete andatevela a riprendere, tutta quella guerra che ci fu, come al solito sempre tra Sega e Nintendo, anche per quanto riguarda il lato handheld, con le solite pubblicità comparative della Sega fenomenali, ma tutte queste cose le abbiamo già viste, se volete andate a recuperarvi il video. Questi tre sfidanti però in realtà avevano una caratteristica in comune: avevano tutti puntato sul surclassare il Game Boy a livello di prestazioni, partendo dall'Atari Lynx, che fu il primo ad essere messo sul mercato, che montava un display a colori contro quello monocromatico del Game Boy, stesso aspetto che ha poi ripreso un anno dopo il Game Gear, e anche il PC Engine GT, che poi lui arrivò ad avere delle caratteristiche, una risoluzione spropositata rispetto a quella dei suoi avversari. Purtroppo nessuno di loro riuscì comunque a contrastare il Game Boy, ma in quel momento una casa cinese, vi giuro non ho fatto apposta a fare questo video adesso, già l'avevo preparato, decise di sfidare il Game Boy non nelle sue lacune, ma in quello che era uno dei suoi punti di forza, ovvero il prezzo. Perché da sempre cosa sono bravi a fare i cinesi? Sì, a scopiazzare, avete pensato bene, cioè a darci dei prodotti simili a quelli originali che però costano di meno, e il Watara Supervision è nato proprio secondo questo concetto, perché una Atari Lynx costava circa $180, un Game Gear 150, un PC Engine GT nemmeno ve lo dico 250, mentre il Game Boy soltanto $90. Mentre il Watara Supervision, presentato al Consumer Electronic Show del 1992, aveva un prezzo di listino di appena $50. Ma il prezzo non era il suo unico punto di forza appena uscito, perché la Watara tentò di surclassare il Game Boy anche per quanto riguarda il display, non come avevano fatto gli altri puntando su schermi a colori, ma riproponendo un pannello monocromatico più grande, e neanche di poco. Tant'è che in Italia, per esempio, questa nuova fantomatica console veniva presentata come il videogioco portatile con maxi schermo.
Dici che fai scrivere le cose a chi non ha mai avuto tra le mani una console. E la riprova è anche nelle varie immagini che troviamo all'interno, che pur di far vedere la copertina del gioco, tu mi mostri come inserire la cartuccia al contrario. Ma lo schermo più grande non era nemmeno l'aspetto più contraddistintivo, si dice così, di questo Supervision, perché in realtà la sua particolarità e il motivo per cui ha questa forma stramba è perché ha lo schermo inclinabile per permetterti di giocare più comodo rispetto a un Game Boy che invece avresti dovuto tenere in questa maniera che dopo un po' magari stanca. Addirittura qualche modello, perché ce ne sono di più, tra poco ne parliamo, aveva i cavalletti posteriori per permetterti di appoggiarlo una volta che mettevi lo schermo inclinato, e era tipo la roba più inutile del mondo perché era quasi impossibile giocare in quel modo. Però c'è da ammettere che a differenza di tutte le altre case, lei è stata l'unica console che ha tentato di sfidare la supremazia di questo piccoletto, cioè piccoletto, è un mattone pure questo, però se guardiamo la differenza tra i due, puntando tutto su prezzo più vantaggioso e uno schermo inclinabile che alla fine può anche essere un aspetto valido quando parliamo di consoline portatili. Come era fatto a livello tecnico il Supervision? È più o meno un disastro spiegarvelo. Partiamo col dire che ne esistevano 3 modelli principali, ovvero il 9205, il più grande di tutti e l'unico con il meccanismo che gli permette di inclinare lo schermo. C'era poi il GB2000, che ovviamente faceva il verso al Game Boy, anche se era nettamente più grande, e poi c'era il 9600, la versione più piccola e più fina che però perdeva alcune delle funzionalità delle 2 versioni precedenti. Il problema è che di questi 3 modelli ne esistevano 1 milione di varianti. Sì, perché proprio come fece il 3DO, ne parlammo nella sua storia, la Watara affidò la produzione delle sue console a diverse case. Cosa significa questo? Che la Watara dava a queste case il case, la struttura e l'hardware nella sua forma più primitiva. Loro, firmandole con il loro marchio, potevano andare a modificarle come volevano. Un primo esempio, questo che ho qui, è proprio il Watara Supervision. In Inghilterra si chiamava invece Quickshot. C'erano anche l'Artung Supervision Tetesco, venduto in Germania e in Olanda, e poi c'era la versione venduta a Taiwan e ad Hong Kong che si chiamava Tiger Boy. Mentre col modello GB2000 abbiamo l'Audiosonic Supervision, questo è stato venduto anche in Italia come seconda versione, ma anche in Francia per esempio. Ma quali erano le differenze vere e proprie a livello hardware tra un Supervision e un Game Boy? Cosa abbiamo detto prima che sono bravi a fare i cinesi? Ecco, appunto, hanno copiato praticamente tutto, perché il processore non si basava sullo Z80 come quello del Game Boy, però era pur sempre a 8 bit e 4 MHz di frequenza. Entrambi avevano 8 kilobit di RAM e VRAM, la memoria video. Cambiava leggermente l'audio, c'era un canale in più sul Watara, ma a livello di qualità siamo più o meno lì. Entrambi vengono alimentati da 4 batterie AA. La prima differenza finalmente sta nel cavo input-output. Mentre il Watara Supervision nelle sue 2 prime versioni e non su quella Magnum aveva una porta per collegare 2 console e farli giocare insieme o contro, il Game Boy aveva la stessa identica cosa ma potevi collegare fino a 4 console insieme. La differenza principale invece sta nel display. Mentre il Game Boy aveva soltanto un pannello LCD da 2.5 pollici 160x144 pixel, proporzione 10 noni, il Watara Supervision arrivava a 3.4 pollici di dimensione, aumentava la risoluzione a 160x160 pixel, era uno dei primi schermi con rapporto di diagonale 1:1 quadrato che avessimo mai visto, mentre le colorazioni più o meno erano le stesse. Sul Game Boy c'era una scala di verde a 2 bit, quindi 4 diverse colorazioni, sul Watara c'era la stessa cosa ma la scala era quella di grigio. Mentre una differenza particolare stava nelle cartucce, perché quelle del Watara Supervision potevano contenere dati da 32 a 512K,
qualcuna anche 1 mega si vocifera, purtroppo non c'è un modo preciso per esserne sicuri. Mentre quelle del Game Boy all'inizio erano soltanto da 32K, per una limitazione però della console stessa che poteva leggere al massimo 32K alla volta. Ma la Nintendo, come al solito, ne sa una più del diavolo, quindi andò ad inserire un controllore della memoria, un MBC si chiama, all'interno delle cartucce per far sì che comunicasse con la console e portare la dimensione delle cartucce fino addirittura a 1 mega. Quindi, in definitiva, era più brutto esteticamente perché sta cosa è innegabile, però costava di meno. L'hardware all'interno più o meno era lo stesso. Lo schermo aveva più pixel ed era più grande, soprattutto dava una mano a chi non ci vedeva benissimo. Qual era quindi il lato negativo di questo cavolo di Supervision, visto che sulla carta è superiore al Game Boy in quasi tutto? Il problema stava proprio nello schermo, perché purtroppo hanno utilizzato un pannello di bassa qualità che dava dei problemi di ghosting atomici. Che cos'è il ghosting? È legato al refresh rate. Quando tu vai a giocare a titoli dove muovi velocemente la tua navicella, per esempio in uno shoot 'em up, questa, come acceleri un po', ti scompare per riapparire appena lasci il tasto di movimento, e voi capite che in certi titoli dove devi schivare i proiettili non è proprio molto indicato questo comportamento. Anche il Game Boy aveva questo tipo di problema, però un po' la qualità migliore dello schermo, un po' a livello di programmazione sono stati attenti a non mandare gli oggetti così veloci, te ne accorgevi di meno. Sul Supervision invece ci stanno alcuni titoli praticamente ingiocabili. Un altro punto di vanto, diciamo così, di questa console è che non soltanto lo schermo ma anche i tasti erano più grandi rispetto a quelli del Game Boy, come se qualcuno avesse mai avuto un problema con la dimensione dei tasti del Game Boy perché dici sono troppo piccoli. Va bene, ma il problema è la qualità della croce direzionale. Come sappiamo, questa del Game Boy l'avevano brevettata, quindi tu non la potevi fare uguale così. È per questo che la Sega ha utilizzato la croce unita o si sono inventati altri escamotage. In questo modello hanno utilizzato anche loro quella unita ma romboidale, non mi chiedete perché. Nella versione Game Boy Like invece ci sono i tasti separati stile Nintendo Switch, che penso sia la peggior combinazione mai inventata su questa terra. E il bello è che se ci fate caso, andate a vedere la pubblicità, anche i bambini che lo stanno usando non sanno come funziona. Vedete, mettono entrambi i pollici sulla croce direzionale. Chi l'ha mai impugnata così una console portatile? Un add-on molto particolare del Game Boy che non tutti conoscono è il Super Game Boy, una vera e propria cartuccia che va inserita sul vostro Super Nintendo, dove inserendo la cartuccia del vostro Game Boy ci potete giocare sul televisore a colori. Non si può sfruttare tutta la palette dei colori del Super Nintendo, ma ci sono varie combinazioni, addirittura erano state fatte dalla Nintendo, che in base al titolo ti davano un'esperienza che era sicuramente migliore di quella monocromatica presente sul Game Boy. Cosa avevano fatto? Avevano creato delle tabelle di decodifica di colore basate sulla tonalità di verde del gioco originale quando lo andavi a mettere sul Game Boy. E alla fine un aggeggino che comunque ha venduto, non è andato male come accessorio. Ma la Watara non aveva una home console da sfruttare per mettere in piedi tutto questo meccanismo come il Super Nintendo, quindi cosa fece? Creò il suo stesso add-on che da solo ti permetteva di collegare il tuo Supervision al televisore. Sì, questo bistellone qui, che somiglia alla fontanella dei miei gatti, faceva quello che praticamente fa oggi un cavo HDMI. Ovviamente senza la stessa risoluzione, però tu ci collegavi il Supervision, c'era proprio un adattatore a forma di cartuccia che si metteva nel Supervision, poi tu lo prendevi e lo schiaffavi dentro questo affare e la cartuccia la mettevi invece dentro al TV-Link. TV-Link collegato al televisore sia tramite cavo antenna che tramite cavo RCA, e tutto questo ambaradan per avere un risultato del genere. Sì, perché proprio come il Game Boy c'era una transcodifica dei colori per ogni titolo. Il problema è che per come li avevano sviluppati, alla fine tu con questo affare avevi a malapena 3/4 colori e in alcuni casi era anche impossibile giocare perché i giochi ti davano talmente tanto lag che avresti rimpianto tutta la vita il ghosting presente sullo schermo originale.
E il bello di questo TV Link è che era fatto apposta per la prima versione del Supervision, perché come potete vedere devi per forza inclinare lo schermo per poter inserire la console al suo interno. Faceva brutto, ma alla fine si riusciva a metterci anche la seconda versione, mentre la Magnum perdeva anche questa funzionalità, quindi non la potevi nemmeno collegare al televisore. Avrei tanto voluto portarvi questo cavolo di TV Link perché lo volevo provare con le mie mani, ma c'è un piccolo problemino di fondo: costa una fracca de sordi. Un Watara Supervision usato, così come l'ho preso io, che ha un piccolo difetto sullo schermo, però è perfettamente funzionante, ci ho preso anche una dozzina di giochi, l'ho pagato circa 90 euro. Il TV Link su eBay parte dai 350 e boxato arriva anche ai 700 euro. Io vi voglio bene ragazzi, ma 300... Ancora tu. Scusate la solita invasione. Io vi voglio bene ragazzi, ma 700 euro per una roba del genere non ce li spendo, ma nemmeno se ve ne c'è il Padre Eterno. Oh, allora, oggi stai facendo la peste. Vi do? Uno dei motivi principali per cui il Watara Vision non riuscirà mai a superare le vendite del Game Boy, forse neanche a faglie aria, purtroppo sono i giochi. Perché alla fine per questa consolina verranno rilasciati 65 giochi in totale, contro quelli del Game Boy che sono un pelino di più. E il problema è che la maggior parte di questi titoli sono stati sviluppati internamente, ci sono state davvero pochissime ditte esterne che hanno valutato la possibilità di creare contenuti per questa console. Tra tutto il catalogo di titoli devo ammettere che qualcosina di giocabile alla fine c'è. Ci sono dei titoletti che non sono dei capolavori, per carità, però dici ok, questi sono effettivamente degni anche del Game Boy, sono dei giochi che ti saresti tranquillamente aspettato di vedere anche sulla console di casa Nintendo. E comunque per questa console ci sono più o meno tutti i generi, ci sono titoli sportivi, titoli di corsa, molti shoot 'em up, platform... Anche se in realtà ci sono dei generi che non è che andassero proprio molto a genio alla Watara, soprattutto i puzzle game, perché non hanno senso di esiste. Cioè ti viene voglia di prendere una pistola e mirare ai tuoi coglioni dopo 3 minuti che tieni la console in mano, e ve lo dice uno che ci ha giocato. È della roba atroce, dei minigiochi che tu dici non se li può essere inventati un essere umano, questi l'hanno dati in pasto a un'intelligenza artificiale degli anni 80 che aveva la capacità computazionale di un tostapane, e è venuta fuori sta roba, perché sennò non si spiega. Ma poi passavano anche da giochi prettamente cinesi, che il mondo occidentale dici ma che cazzottina è sta roba che sto a fa, a giochi che tutto sommato partivano con meccaniche semplici, ma nel tentativo di renderli un pochino più avvincenti hanno creato dei mostri quasi impossibili da completare. Tra tutti quanti spicca il Pyramid, o Pyramid come cacchio si dice. È una specie di Tetris dove però vengono giù i pezzi non a blocchi, ma che possono essere sia triangoli, sia quadrati attaccati ai triangoli, sia Dio solo sa che ok lo schermo più grande, ma è quasi impossibile capire come combinare i pezzi e arrivare a fare una linea intera. Ma non erano soltanto le meccaniche e il gameplay il problema di questi titoli, ma anche l'audio. A parte che c'erano delle cartucce dove il gioco ti faceva fare una cosa e l'audio era l'esatto contrario, praticamente andavi in giro sulle piste in alcuni titoli con l'audio di Tetris che non c'entrava niente. Ma poi trovavi delle perle come Happy Pairs, dove devi fare la stessa cosa che si fa sul Mahjong, per capire devi cliccare le due caselle, in questo caso con lo stesso numero, lo stesso simbolo, tutto al ritmo della Deste Fidelis. Ovviamente non potevano mancare gli scopiazzamenti anche per quanto riguarda le cartucce da gioco, partendo addirittura dal titolo che ti davano in bundle, cioè con la console, che non è altro che un clone di Arkanoid, anzi in realtà del papà di Arkanoid, di Breakout. Ma non era assolutamente l'unico, perché c'era anche la copia di Tetris chiamato Blockbuster, c'era Campo Minato, perdete almeno 5 o 6 diottrie su quello schermo per riuscire a capire che cavolo di numeri ci sono sotto le varie caselle. C'era Snake, che con moltissima fantasia qui hanno chiamato Snake, con 3 S. Ci sono parecchi shoot 'em up spaziali, tra i quali i cloni palesemente di Galaga e R-Type. C'era Earth Defender, che più o meno è la fusione tra Super Mario e Turrican.
Ma poi iniziavano a esserci anche quelli dove il nome richiamava un po' il gioco originale. Per esempio il clone di Wonder Boy si chiamava Hero Kid. Bubble Bubble diventava Bubble World, che sono abbastanza sicuro che esista Bubble World tra i vari titoli originali, per arrivare all'apoteosi, ovvero a Super Peng, che si chiamava Super Peng, con tanto di simbolo del copyright 1992 Sachen. Io mi ricordavo che lo sviluppatore era la Mitchell e non era il 92. Ma ovviamente non mancavano anche i cloni o i giochi fortemente ispirati alle serie principali della Nintendo. E questo forse un po' neanche ci stupisce, ma a volte è bello vedere anche la storia che si inventavano dietro a quei giochi. Sì, perché Super Mario, in arte in questo caso Jackie Lucky, era un titolo dove il protagonista saltava sopra dei blocchi, affrontava degli avversari tra i quali anche i piccioni, mangiava funghi e raccoglieva stelline. L'unica differenza è che andava in giro con una mazza perché lui non gli saltava sopra gli avversari, li prendeva a bastonate. Ma quale sarà mai la trama di questo gioco molto simile a quello di un idraulico che tutti ben conosciamo? Stai giocando come Jackie, in cerca di qualche mix di erbe per la cura di una malattia al cuore. Ma è tristissima sta cosa, ma lo devi da un bambino sta a fare. Non c'era nessun altro argomento di cui parlare? In realtà mannaggia a me perché un altro ce n'era. Sì, perché sul clone / titolo ispirato a Bomberman chiamato Cabi Island, la trama ci dice che i Cabians hanno lavorato tantissimo e guadagnato molto oro. Ad un certo punto alcuni stranieri sono venuti e gliel'hanno rubato tutto. Tu sei l'eletto scelto tra i Cabians per proteggerli da questa intrusione economica. Siamo passati da un gioco con uno scopo nobile a un altro che praticamente parla di finanza. Tutto questo spostandoci da Super Mario a Bomberman. Non male. Ma non è mica finita qui la questione, perché sul clone di Pac-Man, chiamato Police Bust, il tuo scopo è esattamente quello del villain del gioco precedente. Cioè tu devi andare in giro per lo schermo a rubare il più possibile senza farti beccare dalla polizia. E il bello è che il gioco stesso ti dice: rubare non è divertente. Comunque potrai sempre trovare dei tesori rari se accetti questa sfida. Arriviamo adesso a quelli che secondo me sono i 2 titoli migliori dell'intera libreria, e non per il gameplay. Salute Toto. Mamma mia, così ciccione. Qui. No, ma tranquilli, come se io non ci fossi. Il primo titolo in questione è il clone di Macross, che come mai potrà chiamarsi Magin Cross. Ma a parte il gameplay che è praticamente lo stesso, la trama di questo gioco ha qualcosa di particolare. No, non c'entrano i soldi, almeno per questa volta, perché vediamo se vi ricorda qualcosa. Nel 2400 d.C. i Saiyatans, che credo siano parenti alla lontana dei Saiyan, hanno iniziato la loro invasione sulla Terra, sostituendosi in segreto tra personalità militari e politiche. La tua missione è quella di cercare e distruggere questi alieni che stanno cercando di soggiogare la razza umana. A parte il fatto che devi spiegarmi come tiri giù un politico alieno con una navicella nello spazio, ma va bene, te lo concedo, ma la trama di sto film è identica alla trama di Essi vivono di John Carpenter, tranne che lì te serviva gli occhiali da sole per vederli gli alieni, ma è esattamente la stessa identica trama, spalmata sopra Macross. Se non è epicità questa. Ma arriviamo adesso al titolo che secondo me è la perla di tutta la console, ovvero Zelda, che all'interno del Watara Supervision si chiama Delta, che è praticamente Zelda pronunciato da Maurizio Costanzo. Non c'è malignità in questo, mi manca tantissimo Maurizio, però è così ragazzi. Ma poi, fermi, la trama. Nel titolo originale c'è il nostro eroe che deve andare a salvare la principessa nonché tutto il mondo. Scopo nobile e tutto quello che volete. Qui, tanti anni fa, una bellissima nazione ha perso tutti i soldi. Sì, per l'ennesima volta sì. Il nostro eroe Wei Wei, qui il link si chiama Wei Wei, dovrà partire in missione per recuperare questi soldi. E chi sarà stato questa volta a rubare tutto il malloppo in questo titolo? Dei ladri, una razza aliena che diventa politici? Potrebbe essere opera dei ragni velenosi. Cioè, fammi capì,
Il nostro eroe deve andare in giro a recuperare tutti i soldi di un'intera nazione rubati da dei ragni velenosi. Ma che cazzo ci fanno i ragni coi soldi? Ma nemmeno fossero quelli di Harry Potter, ma che roba è? Comunque, nonostante questi titoli costassero circa la metà di quelli del Game Boy, la libreria del Supervision fu aspramente criticata, addirittura ammettendo anche che sì, si riesce ad essere delusi anche da giochi che costano meno di $15. Purtroppo il motivo per cui questa console non è abbastanza conosciuta è proprio perché non riuscì mai ad eguagliare le vendite del Game Boy, ma nemmeno ad essere un lontano rivale. Soprattutto perché il vantaggio che proponeva, ovvero quello legato principalmente al prezzo, venne abbattuto a neanche un anno dalla sua uscita, quando il Game Boy abbassò ulteriormente il prezzo del suo bundle standard. E difatti il Game Boy vendette circa 60 milioni di unità, subito seguito, si fa per dire, dal Game Gear che ne piazzò tra gli 11 e i 14 milioni, l'Atari Lynx si fermò sotto i 3 milioni e il PC Engine GT arrivò a malapena ad 1,5 milioni, mentre il Watara Supervision arrivò a 500.000 unità vendute, che sembrano parecchie in confronto a un cabinato, ma come console portatile sono praticamente niente. Se vogliamo è un peccato per come è stato gestito, perché l'idea di base non era male. Abbiamo già visto tanti hardware che, nonostante fossero molto più economici degli altri, sono riusciti comunque a piazzare delle buone vendite, a fare breccia nel pubblico. Lo abbiamo visto nella storia del Commodore, lo stesso ZX Spectrum che costava ancora di meno e fece concorrenza al Commodore stesso. Il fatto di avere un prezzo basso non è sempre sinonimo di scarsa qualità. Se ci metti delle buone idee dietro e un hardware strutturato con la testa, alla fine puoi far uscire dei buoni prodotti. Questo Watara Vision non fu l'unico tentativo cinese di introdursi nel settore delle console portatili, ce ne furono anche altri che andarono addirittura peggio di lui. E un po' mi dispiace, perché la sua unica pecca a livello hardware, estetica a parte, ma in quel periodo l'estetica era una roba particolarissima, era lo schermo. Se avessero investito $10-15 in più a prezzo finale, forse qualche casa di sviluppo esterna poteva anche convincersi e fare il tentativo per creare qualche gioco per lei, aumentargli un po' il parco titoli, fargli crescere un po' il nome. Allora può darsi che avrebbe avuto una possibilità non di rivaleggiare con il Game Boy, perché tra tutti i vari titoli eccetera lui è stato quello migliore in assoluto. Secondo me, già si fosse assestato intorno alle 3 milioni di unità vendute, forse avremmo potuto vedere anche un seguito di questa consolina. Bene ragazzuoli, siamo arrivati alla fine. Fatemi sapere se anche voi conoscevate questo dispositivo oppure è la prima volta che lo vedete, e devo dirvi che alla fine, visto quanto costa, è un buon pezzo per i collezionisti, per chi vuole avere un altro pezzetto di storia all'interno della sua collezione. TV Link a parte, perché lì stanno fuori di testa con l'accuso. Spero vi sia piaciuto il video e ci vediamo alla prossima, finché YouTube me lo permetterà. Ciao ciao!